Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi un video interessantissimo perché vi parlerò del riscaldatore a gasolio che vi permette di riscaldare casa con 1 litro al giorno. Risparmiare tantissimo, ad esempio rispetto al pellet che come sappiamo ha raggiunto i 15 euro a sacco, o il gas che non si può più pagare. Ragazzi, le caldaie praticamente o rimangono spente oppure bisogna aprire un mutuo per poter pagare i consumi. Questo permette di riscaldare benissimo, è un cinebasto, quindi una copia cinese di un prodotto che effettivamente costa almeno 1500 euro, ma che in realtà si trova con prezzi che oscillano da 120 a 200 euro. Sono un po' vago sul prezzo perché dipende dal modello. Io vi lascerò però tutti i link per poter comprare il prodotto migliore, ma in particolare il link di questo che è da 8 kW, ma ne esistono anche da 5, 3 eccetera. Poi in base alle vostre esigenze fate voi i vostri calcoli, i vostri ragionamenti, quello che vi serve, ma parliamo soprattutto oggi delle caratteristiche di questo prodotto. Vediamo se è destinato a tutti, vediamo chi può utilizzarlo, chi non può utilizzarlo, quindi valuteremo il rumore, eventuale cattivo odore, perché funziona a gasolio, quindi anche una marmita. Può essere utilizzato da quasi tutti, ma bisogna comunque capire determinate cose di cui ora vi parlerò. E ragazzi, con 1 litro, massimo 2 litri in una giornata riuscite a riscaldare casa senza problemi. Funziona bene, questo in particolare H-Calorie che mi manda Banggood, funziona pure col Bluetooth, quindi si può comandare anche dall'applicazione. Ha anche un comodo telecomando, tipo quello delle automobili, che ci permette di accendere e spegnere pure da lontano. Pratico, comodo, però ci sono dei però. E oggi voglio parlarvi di questo, cioè prima di comprarlo dovete sapere effettivamente da chi lo ha testato per diversi giorni, un paio di ore al giorno, non di più. Infatti non è ancora installato in una postazione fissa perché ho fatto dei test per rendermi conto di come funzionasse e potervene parlare in modo concreto. Quindi ora cambiamo inquadratura, parleremo anche dell'alimentazione e tutto quello che si deve sapere per poter decidere se acquistarlo oppure no. E allora spero che questa inquadratura vada bene per renderci conto di come è fatto questo prodotto. Abbiamo queste due finestrelle che ci permettono di vedere il carburante. Dovreste riuscire a vedere pure un segno fatto con la matita che mi serviva per vedere di quanto si abbassava il livello di carburante, per farmi un'idea così a occhio. Quindi sono dei segni che ho voluto fare solamente per capire appunto visivamente come si abbassasse, e in un'ora praticamente non si è abbassato quasi di nulla, forse 1 millimetro, ma comunque ripeto, in una notte circa 1 litro va più che bene. Nella parte alta abbiamo il tappo del serbatoio, 2 impugnature per poterlo sollevare ed è leggerissimo, si solleva tranquillamente, si trasporta senza nessun problema. Come vedrete non c'è la marmitta collegata perché occupa un po' di spazio, e questa marmitta è un argomento che ora voglio approfondire perché è un motore vero e proprio a gasolio, quindi è inquinante, e questo non vi permetterà di utilizzarlo dentro casa. Io ho visto dei video su YouTube di persone che hanno questo dentro casa convinti che non inquini. Ragazzi, non è vero, inquina. Quindi mettetelo fuori casa in modo che tutti i gas vadano a finire fuori. Poi create, se avete la possibilità, fate un buco nella parete e fate in modo che l'aria calda che esce dalla parte frontale vada dentro casa, solo l'aria che viene emessa, e fate in modo pure che l'aria che venga aspirata non sia troppo vicino a quello che la marmitta butta fuori. Altrimenti, se lo mettete in questo modo, dato che l'aria entra da questa parte, automaticamente quello che fuori esce rientrerà e verrà buttato dentro casa. Questo è un piccolo particolare, e effettivamente posizionando la marmitta troppo vicino si sente l'odore del gasolio. Possiamo fare con un tubo che porta l'aria calda verso casa, e poi da questa parte si può mettere un altro tubo che aspiri l'aria lontano dalla marmita. Questo è uno dei particolari a cui tengo, perché possibilmente lo utilizzate per riscaldare la stanzetta dei bambini e li avvelenate lentamente, non è sicuramente una cosa positiva. Poi un'altra cosa, sollevatelo, dovete o fissarlo come ho intenzione di fare io perché già ho studiato il punto in cui andrà messo. Utilizzerò delle staffe che mi permetteranno come un condizionatore di poggiarlo a muro. In questo caso ho creato questi piedini perché la curva della marmitta non vi permette di poggiarlo a terra se non lo sollevate. Infatti la curva è molto accentuata, nonostante tutto questa parte poggiava. Poi altro particolare, quando lo accenderete la prima volta possibilmente rimarrete delusi perché comincerà a fare un rumore, sentirete un tac tac tac, ed è normale che faccia questo rumore per un paio di minuti perché la pompa che va a scatti farà avanzare lentamente il gasolio per tutto il circuito fino ad arrivare a dove deve arrivare per poi finalmente avviarsi. Quindi potrebbe darvi degli errori, potrebbe fare più tentativi di avviamento. Fatelo tranquillamente più volte fino a quando finalmente il circuito sarà pieno, partirà e inizierà a funzionare. Durante il funzionamento all'inizio sentirete un rumore un pochettino più veloce perché deve carburare, deve iniziare a lavorare, dopodiché sia il rumore dell'evento, del consumo, di corrente eccetera, si abbasseranno e si stabilizzerà iniziando a consumare pochissimo. Potete alimentarlo o con una batteria d'automobile che però poi va ricaricata. Se avete la possibilità
ed è una cosa che sto cercando di progettare. Potete utilizzare dei pannelli solari per ricaricare una batteria, dovete fare tutto un impianto, comunque poi questo è un argomento a parte, e quindi alimentarlo tramite una batteria che gli serve solamente per avviarsi all'inizio consumando circa 10 ampere e poi si abbasserà a circa mezzo ampere per tutta la notte, perché si stabilizza e non ha più bisogno di essere alimentato con chissà quanta potenza. Io sto utilizzando questo alimentatore di cui vi lascerò il link, l'ho comprato su Amazon, si alimenta tramite corrente elettrica e poi con questi cavi, anche un fusibile all'interno, arriva a 12 volt, quindi una batteria d'automobile va più che bene. Possiamo comandarlo sia tramite il display, il cavo non è lunghissimo ma si può fare un prolungamento per metterlo all'interno, e questo farò io, in modo da avere il telecomando all'interno che ci mostra tantissime informazioni. Poi eventualmente farò un altro video in cui farò una recensione approfondita, ma voglio farvi capire effettivamente se è una cosa che si può acquistare per casa. Ho visto video di persone che dentro casa lo accendono con la casa piena di fumo e mentre non riescono quasi a respirare si vede il fumo che sta riempiendo l'ambiente e vi dicono va bene, riscalda, compratelo. No, non mettete questo dentro casa, perché anche se la marmita riuscite a puntarla verso fuori, guardate qua è un po' ovalizzata, quindi sfiata, e ho visto effettivamente che il fumo anche da vicino, insomma, si sente avvicinando il naso, anche se lo scarico è verso fuori, sentite e percepite il fumo che esce da qua. Quindi potete metterlo in balcone, praticare fuori a muro, ancora meglio si può fare un ricircolo, quindi 2 fori. Questa invece è l'aria che serve a lui per lavorare, l'aspirazione dell'aria per il motore. L'altra invece è l'aspirazione per l'aria in questo bocchettone grande che entrerà, si riscalderà e fuoriuscirà dalla parte frontale. Quindi sono 2 ingressi di aria separati. Nella parte destra abbiamo l'etichetta con il modello, quindi H-Calorie, tutte le informazioni. Questo è da 5-8 kW, quindi riscalda tantissimo. Abbiamo parlato del consumo di corrente, del consumo di gasolio, ma poi dipende da come lo impostate, perché se lo impostate al massimo ovviamente i consumi salgono, ma se lo impostate a circa 20 gradi con 1 litro si va tranquillamente tutta la notte. Tra l'altro io sono abituato a utilizzare il riscaldamento le prime ore, 4-5 ore, e poi si spegne. Questo però l'ho testato solamente per rendermi conto se dava problemi eccetera eccetera. Non ho fatto un test approfondito di mesi perché dovendo fare il video sono vincolato, altrimenti avrei fatto un video dopo averlo testato per tanto tempo in modo da parlarvene con un'esperienza maggiore. Quindi provandolo durante quest'inverno farò altri video e man mano vi aggiornerò e vi recensirò altri prodotti simili. Anzi, quasi quasi facciamo una cosa: lo accendo e utilizzo i dispositivi per farvi vedere quanto rumore fa, quanto vento emette, e vi farò vedere anche una ripresa mentre il prodotto è all'esterno che sta funzionando su un tavolo a circa 1,5 metri, 2 metri da una finestra, così potete capire quanto rumore sentite dall'interno con la finestra chiusa e capire eventualmente se potete disturbare i vicini o disturbare il vostro sonno. Se invece avete una casa un po' più isolata o lo volete utilizzare in camper o avete la possibilità di posizionarlo in un punto in cui non dà fastidio a nessuno, per quanto riguarda il rumore va bene. Nonostante tutto comunque è un prodotto che io consiglio e che utilizzerò. Non adatto a tutti perché ci sono queste cose da calcolare, ma per una buona percentuale di persone può essere una grande soluzione, perché con 1 litro a notte, ragazzi, vi riscaldate casa, riuscite a riscaldare diversi metri quadri. Io ho fatto purtroppo per ora delle prove solo una stanza per volta perché non ho potuto creare un impianto vero e proprio, e ragazzi si riscalda, messo al massimo è improponibile, ma già anche con 5 kW si riscalda tantissimo. Quindi queste poi sono delle cose che dovete valutare voi. Su questo non posso essere troppo tecnico e non voglio fare lo spavaldo parlando e dicendo più di quello che effettivamente posso dire. Allora, ho preparato il tutto, ho messo il tubo da cui uscirà l'aria calda, la marmita l'ho collegata, non lo vedete comunque, con un aspiratore, ho croccato in modo da cercare di ridurre un pochettino l'inquinamento, ma farò una prova anche senza l'aspirazione, con la finestra aperta però, perché non voglio morire giovane, e faremo la prova con dei dispositivi. Questo rileva l'inquinamento e poi di queste cose vi lascio pure il link perché sono molto utili anche per fughe di gas, per tante cose. Quindi lo accendo, utilizzerò il pannellino nella parte frontale, ma si può utilizzare anche l'applicazione. Nel frattempo la apro, quindi lo accendiamo, sentirete il rumore. Tra l'altro ho messo questo termometro che indica 19 gradi, quindi vedremo se durante queste prove la temperatura si alza. Va su on, come vedete mi indica l'orario, adesso già sta uscendo dell'aria, però ovviamente è fredda. Fra poco sentirete il rumore del motore. Adesso guardiamo la fuoriuscita dell'aria. Siamo a 5 km orari, 6 km, e questo è il rilevatore di inquinamento che metterò qua sopra. Tanto anche se non si vede bene comunque sentiamo il rumore. Impostiamo una temperatura alta, sentite il rumore, 35 gradi. . 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
siamo a 50 decibel, che non sono pochissimi, e questo rumore, questo ticchettio per adesso è veloce perché si sta avviando. Sentite? Già non avendo attivato l'aspiratore io sento molta puzza di scarico, quindi in casa non si può utilizzare, quindi il sensore di inquinamento sente la puzza. Adesso con l'aspiratore dovrebbe andare via. Ovviamente il misuratore di decibel verrà alterato perché c'è il rumore anche della ventola. Si è spento, quindi fate attenzione. Spero che si senta il rumore, questo ticchettio. Avvicino il microfono. Comunque adesso è tutto accelerato, però fra poco, qua nel frattempo è aumentato a 15 km/h, il ticchettio è pure più veloce. ...30 km/h, quindi emette molto vento in questo momento e io sento puzza, la puzza della marmitta, anche se il rilevatore in questo momento non la sente, ma io col naso la percepisco un poco, ma la percepisco. 36 km/h, 65 decibel, quindi quasi come la voce umana quando si parla in un discorso. Immaginate di avere delle persone che stiano parlando in balcone e durante la notte sentireste questo rumore. 40 km/h per quanto riguarda l'uscita dell'aria. Come inquinamento ne abbiamo già parlato, il rumore pure, non rimane che guardare la temperatura, già sta uscendo tantissima aria calda. E con questa aria che sta uscendo io riuscirei a riscaldare senza problemi una stanza. Ragazzi, fa tantissimo caldo. Allora lo giro verso la parete in modo da ottenere un riscaldamento della stessa e utilizzerò una telecamera termica per farvi vedere come riscalda. Facciamo un piccolo taglio perché si sta avviando il telefono e poi vi faccio queste riprese. Sono le 12:39, quindi vi rendete conto del tempo che passa dall'orologio. Allora, con la telecamera termica adesso facciamo una ripresa in modo che vi rendiate conto del calore. Guardate, il tubo è caldo, è a 65 gradi, spero che si veda. Guardiamo anche la parete che si sta riscaldando. Guardate dove viene proiettato il calore, per adesso verso l'alto. Lo puntiamo un poco verso il basso e guardate come si riscalda anche la parte bassa. Quindi il calore che viene emesso è comunque molto elevato. Abbiamo un cerchietto giallo in basso e un cerchietto giallo in alto dove veniva proiettato il calore. Proiettiamolo un poco anche da questa parte. Già il tubo quasi non si può toccare. Guardate come riscalda. Scusatemi, ma non è facilissimo. Guardate, sta diventando tutto arancione, però cambiamo colore, mettiamolo grigio, così riuscite a vedere forse la temperatura riportata. Sulla parete abbiamo la media di 25 gradi, 26 gradi, quindi si sta riscaldando, 27 gradi, 29 gradi, 30 gradi, quindi si riscalda e il tubo già ha raggiunto in alcuni punti anche 70 gradi, mentre lo scarico ha raggiunto 137 gradi, è caldo, fate attenzione. Ok, mi sta sciogliendo pure il tubo di aspirazione che è in plastica, ma non ho alternativa, meglio il tubo che i miei polmoni. Per quanto riguarda l'inquinamento ancora ci siamo e la temperatura si è alzata già di 1 grado, poco ora fa eravamo a 19 gradi e adesso siamo a 20 gradi, ma abbiamo impostato 36 gradi dal pannellino. Allora vi faccio vedere anche l'applicazione velocemente, non ho intenzione di utilizzarla adesso, pure perché è bella da vedere, ha una bella grafica, si connette praticamente subito, però non ci offre tantissime opzioni. Ci fa vedere il livello impostato, quindi il quarto livello come riportato su questo pannellino lo abbiamo anche qua. Abbiamo la possibilità di agire per quanto riguarda il livello con più e meno e aumenta anche qua. Vedete, sta aumentando anche il rumore, il ticchettio. Si sta sciogliendo un po' tutto qua sotto. Comunque guardiamo di nuovo con la telecamera termica. Ragazzi, io ho un test più approfondito di questo, non so come farlo. Abbiamo 30 gradi sulla parete, ve lo faccio vedere con i colori. Guardate come sta riscaldando tutta la parete. Scusate, ma non si può toccare più il tubo.
21 gradi, quindi già siamo saliti di 2 gradi. Non c'è freddo, quindi non posso fare una prova da temperature bassissime, però già vi rendete conto di come sta salendo rapidamente la temperatura da 19 gradi a 21 gradi. Erano 39, sono 43, quindi in 5 minuti in questo ambiente che è circa 4 metri e mezzo per 3 metri siamo saliti di 2 gradi. In una camera da letto, dopo che si stabilizza, si raggiunge la temperatura corretta, possiamo anche abbassarlo. Guardate come cambia anche il rumore. Mettiamo livello 1, diminuirà il tutto. Siamo a 65 decibel, quindi comunque è un rumore elevato. Non vi ho fatto vedere però la velocità di uscita dell'aria di poco fa, ma è un test che ho voluto fare solo perché ho questo dispositivo per farvi vedere comunque che l'uscita dell'aria aumenta, e questo ci permette di avere meno rumore. Il ticchettio è molto più lento. A questo punto lo mettiamo anche a 22 gradi, che penso che sia una temperatura ideale, va più che bene all'interno di un appartamento. Rigiriamo verso il muro, qua si è stabilizzato 21 gradi e 3, 19 gradi già sono 2 gradi e mezzo circa, senza essere troppo precisi, anche perché non è un termometro professionale, quindi potrebbe avere anche qualche imprecisione, però comunque è aumentato di 2 gradi. E qua sull'applicazione abbiamo le informazioni riguardanti la temperatura, riguardanti il consumo. Se fosse collegato ad una batteria sarebbero 11 volt e 6, la temperatura interna 145 gradi del bruciatore e 22 gradi la temperatura che abbiamo impostato. Poi non ci permette di fare praticamente nient'altro. Diamo anche una rapida occhiata al display. Allora, abbiamo l'orario, ovviamente va impostato, la modalità di utilizzo, ma io oggi non voglio farvi un tutorial, voglio solamente farvi vedere com'è fatto, quindi poi faremo un altro video eventualmente più approfondito. Queste icone che ci indicano l'aria fredda che entra, l'aria calda che fuoriesce, e poi dei comandi. Questo serve sia ad impostare la temperatura, quindi in questo caso 22, 23 eccetera eccetera, la possibilità anche di cambiare, quindi aumentare il livello. Aumentando il livello accelererà, fuoriuscirà più aria, e sentirete anche la pompa che emette un rumore più rapido, un pochettino più velocemente, perché ovviamente aumenta il lavoro richiesto e aumenta il consumo pure di carburante. Questo va a influire. Poi, tenendo premuto alcuni tastini, si può interagire con l'interfaccia, insomma cambiare, impostare il timer, impostare altri parametri, ma questo lo vedremo poi in un altro video. Ma mi interessa più che altro farvi vedere effettivamente come funziona e se vi conviene acquistarlo oppure no. Il telecomando non lo trovo più, ha le stesse funzioni: on, off, più e meno. Ora si è spento il misuratore, tutto la carcassa eccetera rimangono perfettamente freddi, quindi non c'è alcun rischio di farsi male toccando la carcassa della struttura. Dalla parte bassa vediamo il collegamento dello scarico, l'aspirazione dell'aria che poi andrà direttamente al bruciatore, e questo è il tubicino con il gasolio. Ricordatevi che il tubo di aspirazione è quello più vicino al gasolio, l'altro è il tubo di scarico, che per quanto può essere fissato bene e per quanto abbia questa fascetta che lo stringe, comunque sia un minimo di sfiato lo avrà sempre. Penso che queste informazioni per quanto riguarda questo riscaldatore possano essere utili per capire se è un dispositivo che si può utilizzare anche in casa. L'aria che fuoriesce però è pulita, non ci dà nessun allarme, quindi da questa parte possiamo stare tranquillissimi. E basta, mi sembra di avervi detto tutto. Poi ovviamente con il tempo farò una recensione ancora più approfondita, vi farò vedere come lo installerò, tutto quello che serve per poter fare un impianto correttamente. Basta un tubo che sia adatto per le temperature alte, non costano tantissimo, con una ventina di euro si comprano i tubi sia per l'ingresso che per l'uscita dell'aria, in modo da ottenere un ricircolo dell'aria, due bocchettoni come quelli dei camper che potete girare e dirigere l'aria dove volete voi, e basta. Forse due staffe, una decina di euro di staffe per posizionarlo, e una copertura che volete utilizzare voi, utilizzando anche legno riciclato, quello che volete. Secondo me è un dispositivo che con poca spesa, ma io non ce la faccio più, scusatemi, è un dispositivo che con poca spesa, quindi circa 1 litro a notte, vi permette di riscaldare bene, di riscaldare tantissimo. Questo indica già 25 gradi e io non so se si vede, ma sto iniziando a sudare e ho la finestra aperta e oddio, siamo in Sicilia, ma siamo comunque sempre al 7 dicembre 2022, non è sicuramente estate, quindi raggiungere 25 gradi e mezzo in pochi minuti, e l'aria calda non è diretta verso il termometro, l'aria calda punta di qua, il termometro è da questa parte, ci saranno una trentina di centimetri, in linea d'aria l'aria calda non gli arriva. Lo mettiamo ancora più indietro,
l'aria va verso l'alto, per puntare verso il termometro dovrei girarlo in questo modo, invece siamo in quest'altra posizione. Ragazzi, cosa dire? Io spero che questo video vi sia servito per capire se questo tipo di riscaldamento può fare per voi per quanto riguarda i consumi. 1 litro al giorno per riscaldare casa sono pochissimi, con 2 euro riusciamo a riscaldarci. Per quanto riguarda il rumore, quindi se riesce un rumore di questo tipo, anzi spengo un attimo l'aspiratore, abbiamo 59 decibel, quindi quasi lo stesso rumore che può avere la voce di una persona che parla in questo modo, sottovoce, in balcone per tutta la notte o comunque per il tempo in cui sta acceso. E la puzza all'inquinamento, che sicuramente non è da sottovalutare. Adesso ho spento l'aspiratore e faccio difficoltà a parlare. Scusatemi, ma ragazzi, quasi non respiravo più. Comunque, abbiamo visto che funziona bene. Vi lascerò il link di questo H-Calorie sul sito Banggood, un codice di sconto per poterlo comprare. Se avete altre domande da farmi, vi lasciate giù nei commenti. E io ho cercato di essere poco tecnico e più amichevole, darvi tutte le impressioni che potevo darvi e darvi tutte le informazioni che vi permettessero di capire e decidere: ok, lo compro, mi serve, oppure ok, non è un prodotto che fa per me, non lo compro. Io penso che per il 90% delle persone può andare bene, a patto che si accettino queste condizioni. Un po' di rumore assolutamente inevitabile, anche se si potrebbe creare una struttura per isolarlo leggermente, e il cattivo odore che non va assolutamente utilizzato dentro casa, perché comunque anche se la marmitta viene diretta verso fuori, qualche dispersione c'è assolutamente. Con tutto l'aspiratore io adesso sento ancora puzza. E basta, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti, tra cui un altro di un altro riscaldatore diesel che secondo me potrebbe piacervi pure. Ciao da Riccardo e a presto!